Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme un possente minotauro, una bellissima miniatura che l'azienda Spelcro mi ha inviato qualche tempo fa. Quindi preparate tutto l'occorrente perché stiamo per cominciare. Eccoci al tavolo da lavoro con la miniatura pronta a essere dipinta. Ho cominciato dipingendo la pelle del minotauro con una miscela formata da una parte di Beastie Brown e da una parte di Tami. Come al solito ricordatevi di diluire il colore e di applicarlo in strati sottili. Ed ecco come si presenta la pelle dopo aver applicato 3 strate di colore. Per dipingere la criniera ho deciso di mescolare una parte di Charred Brown e una di Cold Grey. Ho usato lo Scarlet Red per dipingere il gonnellino. Con il LED Bencher ho dipinto le lame delle asce, mentre con il Warplock Bronze ho dipinto i parabraccia, la cintura e le decorazioni sulle lame delle asce.
Le corna e gli zoccoli li ho dipinti usando l'Heavy Brown. Infine, per dipingere l'impugnatura delle asce ho usato il Charred Brown, mentre per colorare i lacci che rivestono i manici delle armi ho usato l'Heavy Charcoal. Ed ecco come si presenta il modello una volta applicati i colori base. A questo punto ho applicato le lavature sul modello. Ho applicato uno strato sottile di Rayclan Flashshade diluito con un paio di gocce di Lamian Medium sulla pelle, l'Agrax Earthshade sulla criniera, sulle corna e sugli zoccoli, il Carroburg Crimson sul gonnellino ed infine uno strato sottile di Coelia Greenshade sulle lame delle asce. Una volta applicate le lavature ho iniziato a lumeggiare il modello. Ho cominciato a lumeggiare la pelle del Minotauro riapplicando nuovamente il colore base, evitando però di dipingere le zone che dovrebbero essere in ombra. Come al solito, per capire quali sono le zone in luce e le zone in ombra, posizionate il modello sotto una lampada e osservatelo attentamente. Successivamente ho continuato a lumeggiare la pelle aggiungendo anche una goccia di Heavy Skin Tone al colore base. Come vedete, in questo passaggio ho ridotto leggermente le parti da dipingere. Come avrete capito, il grosso del lavoro è da fare proprio sulla pelle. Aggiungendo una goccia di Pale Flash ho messo maggiormente in risalto le zone più esposte alla luce. Anche in questo caso ho ridotto leggermente le parti da dipingere.
Se non siete sicuri su quali zone applicare il colore, posizionate nuovamente il modello sotto una lampada ed osservate dove la luce lo colpisce maggiormente. Infine ho terminato di lumeggiare la pelle applicando il Pale Flash in delle zone molto ristrette. Fate attenzione a non esagerare con questo colore, altrimenti il modello avrà un aspetto piuttosto strano. Una volta terminate le lumeggiature, ho cominciato a dipingere le ombre sul modello. Come vedi ho già svolto gran parte del lavoro sulle gambe. Ora ti farò vedere come dipingere le ombre nelle altre zone del corpo. Per prima cosa ho mescolato una parte di nero al colore base, in modo da ottenere altre due tonalità differenti, una molto scura e una mediamente scura. Ho cominciato a dipingere la parte inferiore delle braccia, della schiena e di alcuni muscoli con il colore più scuro preparato poco fa. Anche in questo caso, per capire quali sono le zone in ombra, posizionate il modello sotto una lampada ed osservatelo attentamente. È vero ragazzi, questa cosa l'ho già detta ben 3 volte, ma fidatevi che in questo modo eliminerete ogni dubbio. Successivamente ho sfumato un po' alla volta il colore in modo da ottenere un passaggio omogeneo tra le zone d'ombra e le zone più in luce. Per fare ciò ho applicato strati molto sottili, sia del colore base sia del colore intermedio preparato poco fa, nelle zone di transizione dall'ombra alla luce. Ho continuato a sfumare in questo modo fino a quando non sono stato soddisfatto del risultato. Ed ecco come si presenta la pelle una volta terminato il lavoro. A questo punto ho riapplicato il colore base con la tecnica del dry brush sulla criniera. Naturalmente fate attenzione a non sporcare le parti dipinte in precedenza. Allo stesso modo ho applicato anche lo Stonewall Grey ed ho terminato di lumeggiare la criniera.
Con il Gory Red ho ridipinto le zone più esposte del gonnellino, come ad esempio le varie pieghe esterne. Successivamente ho aggiunto un po' alla volta l'Orange Fire ed ho continuato a lumeggiare il gonnellino. Ripetete questo procedimento fino a quando non siete soddisfatti del risultato. Se volete, come ultima lumeggiatura, potete aggiungere anche una goccia di giallo al colore. Mescolando il Gennas Gold con una piccola quantità di Gold Yellow ho dipinto tutte le parti in rilievo presenti sui parabraccia, sulla cintura e sulle lame delle asce. Usando un mix formato dall'Auric Armor Gold e da una piccola quantità di Moon Yellow, ho dipinto i bordi di tutte le parti in rilievo. A questo punto ho provato la tecnica del True Metallic Metal sulle lame delle asce. Ho preparato 5 tonalità differenti di grigio blu metallizzato, utilizzando l'Heavy Charcoal, il Wolf Grey, il Lead Belcher, il Runefang Steel ed il Ghost Grey. Ho cominciato dipingendo gli angoli delle lame e la parte centrale con la tonalità più scura di grigio blu metallizzato. Successivamente ho applicato la tonalità più chiara nelle zone adiacenti a quelle più scure.
Una volta fatto ciò, ho cominciato a sfumare un po' alla volta il colore in modo da ottenere un passaggio omogeneo tra le zone più scure e le zone più chiare, applicando strati molto sottili di colore nelle zone di transizione, esattamente come fatto in precedenza per la pelle. Continuate a sfumare il colore fino a quando non siete soddisfatti, dopodiché ripetete il medesimo procedimento per tutte le altre zone. È la prima volta che mi cimento in questa tecnica, perciò perdonatemi se il risultato non è dei migliori. Purtroppo ho avuto problemi con la videocamera e non sono riuscito a filmare come ho dipinto le corna del modello. In ogni caso ho utilizzato lo stesso metodo per dipingere la pelle, ovvero ho usato il khaki per dipingere la parte superiore delle corna, un mix di Charlotte Brown ed Heavy Brown per dipingere la parte inferiore ed infine ho applicato un mix di Heavy Brown e di khaki per sfumare il colore dalla zona in ombra alla zona in luce. Eccoci nuovamente qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere il Minotauro. Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato raggiunto, anche perché è la prima volta che mi cimento in tecniche più avanzate. In questi giorni infatti sto studiando per migliorare le mie abilità pittoriche. Come al solito ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial e ovviamente ringrazio anche l'azienda Spelcro per avermi inviato questa bellissima miniatura da dipingere. Io per oggi vi saluto e noi come al solito ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!